Amico di Fishing Evolution e appassionato di pesca, benvenuto alla seconda puntata del nostro entusiasmante viaggio con Vittorio Galassi, il maestro tra i maestri della lettura del mare, l'uomo, il pescatore che ha decodificato la lettura del mare. La prima parte è stata un'esperienza straordinaria e se non l'hai vista, mi raccomando, prima di guardare questa, vai a vedere la prima parte. Ti lascio il link qui sopra, sotto in descrizione, oppure lo trovi nel primo commento. In questa prima parte abbiamo esplorato insieme come Vittorio Galassi legge il mare, comprendendo le basi. Abbiamo parlato di correnti, abbiamo parlato delle energie che si formano nel mare, le zone di pascolo, le zone di transito e tanto altro. La sua saggezza e la sua profonda conoscenza del mare sono state una lezione indimenticabile. Sono entusiasta di condividere con te questa seconda parte in cui continueremo con Vittorio bordomare, lì sulla spiaggia, sulle nostre sedie, a scoprire e a parlare di tanti altri temi affascinanti inerenti appunto alla lettura del mare. Prima però il mio breve appello. Ho notato che tra tutti voi, tra tutti quelli che guardano i miei video, più del 70% di voi non sono iscritti al mio canale. Guardando le statistiche, leggendo i feedback e tutti i commenti, mi rendo conto i miei contenuti, come tanti altri, non solo questi della lettura del mare, ti piacciono, ti appassionano e forse proprio per questo motivo che magari durante il video sei così coinvolto, sei così appassionato che ti dimentichi qualcosa che apparentemente per te potrebbe essere una sciocchezza, una cosa di poco conto, ma posso garantirti che per me è molto molto di più. In fin dei conti è un piccolo gesto che a te non costa nulla, un'iscrizione, un like per comunicarmi che il video ti piace, un commento se vuoi farmi una domanda, oppure ovviamente una condivisione. Quindi se ti piace quello che faccio, se trovi interessanti i miei video, se ti danno valore, se ti migliorano come pescatore, ti chiedo di prenderti solamente un momento per iscriverti al canale e ovviamente spuntare la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Questo piccolo aiuto a me permette di continuare a condividere con te la bellezza e la passione per la pesca. Quindi se già l'hai fatto ti ringrazio, se pensi di farlo ti ringrazio in anticipo. Ora però preparati a tuffarti nuovamente nel mondo affascinante della lettura del mare, raccontata dal maestro Vittorio Galassi. Parte 2. Sai che io ti chiederò comunque poi anche qualche schemino di quelli che mi hai fatto lì per terra con il bastoncino sulla sabbia, certo, che sono molto belli. Poi vediamo se farli qua o magari farli domani mattina. Sì, sono cose da fare a tavolino. In qualcosa, insomma, le facciamo a tavolino e lo aggiungiamo a questo video. Lo aggiungi? Facciamo domani, no? Aggiungiamo. Non so se ti conviene. Ti disturberò anche domani, io sto qua ormai. Non so se ti conviene aggiungerlo o studiarci su. Vedi te. Intanto lo facciamo. Te uso a tuo piacimento. Va bene. Dicevo che naturalmente stiamo parlando di Mediterraneo e anche qui bisogna fare una distinzione. Qui siamo su una spiaggia di sabbia, ma anche nel Mediterraneo, ad esempio in Sardegna che è vicino, esistono spiagge che non sono di sabbia, sono di madrepora, sono fatte di conchiglie macinate. Sì. Vedete che qui l'acqua si intorbida, no? L'acqua sì, esatto. Si intorbida perché qui contiene anche sedimenti, siamo vicini a sfoci di fiumi. Ecco. Avete mai fatto caso in Sardegna che l'acqua non si intorbida mai? Hai fatto caso a questa cosa, sì. Avete fatto caso che camminate su quella spiaggia che vi sembra di grana grossa e poi sprofondate fino alla caviglia, fate una fatica boia? Ho fatto caso a un'altra cosa di quelle spiagge, che faccio così e va via tutto con un attimo. Sì, parte di quella sabbia lì è madrepora macinata. Te lo spiego perché ci sono rimasto male in Portogallo al mondiale, da CT, seduto, e anche lì non riuscivo a capire perché facevo una fatica bestiale a camminare. Cioè, sta grana grossa, eppure a ogni passo sprofondavi. Era pesante. Cioè, a faticare moltissimo. Sembrava che dovessi camminarci sopra come su una sabbia dura, invece no, ci sprofondavi. E seduto ho preso in mano questa sabbia. Ora ci vedevo bene anche senza occhiali. Prendo in mano questa grana e guardo. E mi sono detto, sono un imbecille. Questo non è sabbia come casa mia. Questa è tutta conchiglia macinata, tutta madrepora, sferica, tutte sfere di madrepora. Praticamente nei milioni di anni, tutte le, non so, non avete mai scavato su una duna in Portogallo come ho fatto io.
su una duna dietro, praticamente su una duna dietro che ci ha messo le mani in una ruspa, praticamente affioravano conchiglie a tonnellate di misure così, di fasolari, di altre cose, a tonnellate. Cioè vuol dire che lì, anche prima che l'uomo ne facesse incetta, queste conchiglie qui continuavano a spiaggiarsi, a cosare, e continuavano a essere macinate dal mare, capito? Quindi in gran parte del mondo esistono spiagge di madrepora sia generate da coralli, sia generate da residui. Anche qui gran parte della spiaggia è dovuta a conchiglie, però una parte, diciamo il 2% della sabbia è di origine madreporica, questa è di origine alluvionale. E la differenza? La differenza sta sulla vita che si crea. Quello che abbiamo davanti, vedi, è un impianto ecologico perfetto, cioè autosostenibile. Allora, qui ti dico che si crea la vita e si distrugge la vita, e la vita che si distrugge la vita crea la vita. Cioè ogni cosa che si decompone qui dentro, che viene sotterrata insieme alla sabbia, insieme ai detriti, viene digerita dai batteri della decomposizione, che sono l'ultimo anello della vita e il primo anello della successiva. Perché praticamente questi batteri sono proteine pure, che sono il primo nutrimento per i bivalvi, i policheti, gli anellidi, la renicola. Certo. La renicola vive e prospera grazie ai batteri di decomposizione. Il nutrimento della renicola è quello lì, sono i batteri di decomposizione. L'ultimo anello della catena alimentare, no? Sì. La decomposizione, i decompositori. Sì, è l'ultimo, ma anche il primo. E da lì rinasce, certo, riparte la catena. E da lì rinasce. Sì. Hai capito? Lo spieghiamo a scuola ai bambini quando mi mandano a fare da istruttore ambientale. Sì, bravo. Ho applicato alla pesca. Sì. Hai capito? Quello che succede nel self-casting è che dove si forma questa vita, il pesce l'avverte. Il pesce l'avverte. Cioè, una mormola percepisce l'odore di una renicola, secondo me, 30 centimetri sepolta nella sabbia. O la vibrazione di un granchietto, un palmo sulla sabbia. È chiaro? Perché vanno a mangiare sui bordi della secca? Perché è più facile farla franare la secca, no? Facile grufolare, cioè, okay, tu vai a farla franare. Sì, e è come se noi andassimo qui dietro questo scalino a farlo franare. Bravo. Io ho aperto parecchie volte in vita mia per analizzare il pesce che pesco e ho scoperto che si nutrono di cose che noi vediamo a malapena. Non è che mangiano, capito? Mangiano tantissimo, ma vermetti neri piccolissimi, quantità industriali di piccoli granchi quasi invisibili, che sono il novellame della nuova vita che si è riprodotto, uova di granchi, uova di altri pesci, si nutrono di piccole, di arselle, vongole piccole che riescono a rompere facilmente. Chiaramente se trovano un bel granchio se lo mangiano, se poi trovano uno che ha fatto la muta e non c'ha la carapace, lo divorano in un battibaleno. Hai capito? E allora diciamo che dove c'è questa forma attrattiva di vita è quello che io chiamo pascolo. Okay. Ecco. E lì è il punto attrattivo ed è facile individuarli, non è così difficile. È difficile averli in gara. Cioè non è detto che ti tocchi un pascolo. Però l'obiettivo di questa intervista, oltre che a fare delle chiacchiere piacevoli con te, è proprio arrivare a dire è facile individuarle pure per noi, perché Vittorio, cioè tu lo dici in relazione alle tue conoscenze, noi siamo qui per capire, per apprendere le tue conoscenze, per dire è facile individuarlo pure per noi. Sai, spiegarlo in video così, io direi che ci sarebbe bisogno di stare insieme per una settimanetta con vari situazioni meteo-marine e magari vari differenze di stagione. Adesso la stagione diciamo che è al punto cieco, cioè l'acqua comincia a riscaldarsi lentamente. La vita comincia, grazie a quello che parlavamo prima di ecologia, la vita comincia con l'aumento delle temperature a accelerare. Calcola che fra circa neanche un mese la renicola va in riproduzione. Quindi in questo mese
che l'acqua comincia a scaldare, si nutre il più possibile per potersi riprodurre. Hai mai fatto caso come funziona la riproduzione? Della renicola? Come si riproduce? No, raccontacela. So se mi è capitato di trovare renicole di due tipi. Una con praticamente che ha un muco rossastro fuori, Sì. Rossastro, e un muco bianco. E l'altra con un muco bianco. Quella col muco bianco era solamente Cioè, in un periodo dell'anno, almeno quando la vendevo io nel negozio. Esatto, e in quel momento lì E moriva subito. Esatto, quello è un maschio riproduttore. Ah, ok. Maschio riproduttore, ok? Praticamente lei rilascia la femmina un muco rossastro, quello un muco bianco, si mescolano a riva con l'onda, l'onda li mescola. L'onda li mescola. È una fecondazione avvenuta tramite... Sì, naturalmente sono vicine. Ok. Di solito mi capita di farla e trovarle ammucchiate proprio vicino alla schiena di Batigia. Spesso si sente dire quella con latte, la renicola con latte, no? Bravo. Okay. È come il pesce, sì. Solo che invece che le uova, una c'è il latte, come il pesce, qua identico, latte bianco, ed è il maschio, e l'altra c'ha un latte rossastro, che è la femmina. E si mescolano insieme e praticamente va a spargersi, diventa plankton, è una cosa invisibile, certo. E va a distribuirsi oltre ogni orizzonte. Molto interessante. Sì, era per dire l'esempio che adesso praticamente questo impianto va in moto e si prepara alla primavera della pesca. Adesso succederà da un momento all'altro che la prima scaduta perfetta con un tempo bello come adesso, improvvisamente da un giorno all'altro arriva il pesce. Ma ci arriva perché vuol mangiare. La natura gli ha imposto su una cosa il pesce. Non è come noi. Noi siamo l'anello sbagliato dell'ecosistema. Noi sfruttiamo il pianeta per il nostro piacere, il nostro divertimento. Il pesce ha solo uno scopo nella vita, gliel'ha imposto la natura, un chiodo fisso in testa, mangia più che puoi per diventare riproduttore. Gli istinti primordiali questi sono. Per riprodursi ha bisogno, addirittura in qualche specie, lo sai che chi non arriva a un certo peso, a un certo sviluppo, arriva a un certo peso, non diventa femmina. Tipo l'orata. Ma cambia il sesso nei pesci che stanno bene, perché il riproduttore è quello... L'importante è la riproduzione. Selezione naturale. Solo la riproduzione ha imposto nel pesce. A volte non commento i pescatori con la famosa regina in braccio e che mi dicono che io faccio un danno con un pesce di 7 etti. A me piace mangiare la spigola intorno al chilo, ma una regina da 4-5 kg, se la prendo, la slamo prima che arrivi a riva, taglio il filo prima, perché una mamma è una cosa che se le mamme non nascono più i bambini. Certo. Poi c'è la moda di andare a fare stragi sui montoni delle orate, anche quella è una moda che non capisco. Ma prendetene una per mangiare e portatela a casa, no? Facciamogli una foto e le togliamo. Sì, infatti. Il carpista insegna qui, in questo caso ci insegna molto il carpista, cioè la foto, il materassino e poi rimetterlo in acqua. Sai cosa dice la legge tedesca, no? No. Dice che tu vai a pescare a scopo alimentare e ti impone delle leggi molto strette. Ti dice che quando prendi un pesce, qualunque sia la misura, la prima cosa che fai lo uccidi. Tu lo tiri su, lo devi uccidere. Ti dicono, tu vai a pescare, non vai a fare agonismo. Tu, se prendi un pesce, decidi se mangiarlo o lo ributti in mare, perché in mare riprende il suo corso. Ok? Non viene sprecato totalmente. Qualcuno lo mangia, che sia il gabbiano, i granchi, che si trasformi in cibo per i vermi. E non fai soffrire il pesce, loro sono molto ecologisti, non fai soffrire il pesce. Ultimamente, quando vado alla pesca, ci vado solamente quando voglio mangiarmi un pesce, perché ho deciso che il miglior modo di onorare un pesce è mangiarlo. La natura. Non lo faccio perché ho speso soldi di esca. Quando ho peso pesce a sufficienza, mi vado a casa. Sarebbe da fare così. Sarebbe. Come dicevo qui, quello che abbiamo detto finora riguarda il Mediterraneo. Ricordatevi che in Atlantico le cose si potrebbero rovesciare, ma non solo rovesciare, andare in antitesi. Tutto quello che avete visto qui di impianto di mare
È un mare che ha una marea che quando arriva ai 40 centimetri una volta l'anno è già eccezionale. Noi parliamo di mari mediamente che vanno dai 2,50 m ai 6-8 metri di marea. Cioè praticamente... Oceano, in questo caso. Sì, oceano. Praticamente quello che vedete qui davanti sarebbe tutto asciutto per circa 700 metri in profondità. Allora voi dovete considerare che se fossimo qui in Atlantico e avessimo tutto quello che vedete davanti per 700 metri diventare asciutto, vuol dire che tutto quello che avete visto su buche, seghe e canaloni si rovescia completamente. Vuol dire che a metà marea, quello che era una secca, quella che era una buca praticamente, un panettone con 2,50 m d'acqua, diventa una secca su cui l'onda lavora e scopre il mangiare per i pesci. Vuol dire che vi ritrovate a pescare i pesci dove qui non ci sono. Qui se pescate su una secca, come dico io, pesci, non ne prendete, potete prendere una recistella, due tracce, sì, potete prendere un sigaro di passaggio, ma non si può competere con altre zone. Due granchi. Invece in Atlantico, in certe fasi di marea, se non avete la secca, siete morti. Nelle buche blu, per esperienza diretta, vi assicuro che non c'è un pesce. Prima mi hai parlato di inizio stagione, l'acqua che inizia a alzare la temperatura, e in merito a questo mi voglio agganciare a una domanda: stagione, temperatura, pressione, eccetera, no? E noi parliamo della lettura del mare pensando sempre al mare, quindi prendiamo due emisferi, no? La parte sotto è mare, sabbia, però abbiamo anche una parte superiore che è quella del cielo, del sole, delle eventuali nuvole, cielo coperto, cielo non coperto, pioggia, pressione. Influisce l'una sull'altro? C'è qualche attinenza tra la parte superiore e la parte inferiore, o c'è qualcosa che dobbiamo prendere in considerazione anche? Lo scambio aria-acqua è praticamente, specialmente con moto ondoso, genera ossigenazione, in più la luce è essenziale. Non tutte le spiagge hanno dei nutrimenti, come parliamo qui, sono spiagge in cui il nutrimento deriva dal sole, cioè il sole genera vita vegetale. La vita vegetale richiama gamberetti di 1000 specie, sono anche dei gamberetti microscopici che tu non conosci, cioè non vedi bene, ma che i pesci conoscono molto bene, che vanno a nutrirsi dall'altro. Cioè si crea un ecosistema per cui cambia molto. Fra noi la Liguria, Che è lì. Cambia il mondo. Fra noi, ad esempio, Riva Trigoso, cambia il mondo. Quando noi d'inverno si andava a pescare le boghe, cioè la sera per divertimenti fermavi a fare, io sono arrivato al massimo a 32 boghe l'ora. No, sono boghe, tanta roba. Poi ognuna che prendi caga a mano, non è gestire facile, sembra facile gestire. Cioè 32 boghe l'ora, no. E la domanda era: come cazzo è che qui c'è le boghe, c'è le mormore d'inverno, c'è tutta questa forma di vita di pesce che non c'è più niente, c'è ancora l'orate, non si sa. E allora mi sono rifatto un po' i vecchi. È una leggenda popolare che spiegava che c'era dei momenti dell'anno, intorno a questa stagione qui, in cui praticamente quando c'era una mareggiata di questo tipo qui, anche più abbondante, i vecchi del paese andavano coi secchi sulla spiaggia a fare delle secchielate di gamberi. Ah, ok. Spiaggiati. Quindi gli stessi gamberi attiravano, sì, erano cibo per le, sì, per le è boghe. quello che succede anche, diciamo, da Calais a salire verso l'Olanda. Sì, però scusa, in cui il gambero fa la dominante del ciclo alimentare. ok, ho capito, però tu, cioè, non è che ogni pescatore arriva
a farsi ste seghe mentali per andare a cercare a ritroso che cavolo succedeva in queste condizioni, perché magari una sera faceva 30 boche, magari tornava a casa dicendo ho avuto una botta di culo, ho fatto quindi cioè, tu di base hai veramente una passione per capire come cavolo funziona sta cosa. Andrea, il pesce se c'è solo per uno scopo, per mangiare. E ok. E te devi capire che cavolo c'ha da mangiare. Sei qui per mangiare, che cavolo mangia? Ed è giusto. Ma non tutti si fanno le tue domande, cioè per questo Vittorio Galassi è Vittorio Galassi. Cioè io qui volevo arrivare, no? Nel senso, un altro pescatore al posto tuo sarebbe tornato a casa a dire ah, che botta di culo che ho avuto. Non si va a fare tutte le domande che ti sei fatto tu, che poi ti hanno portato a deduzioni che sono andate solamente ad accrescere il tuo bagaglio in merito a tutte le tue competenze. Quindi tanto di cappello per questo. Te l'ho spiegato. A volte le cose sono per curiosità, altre cose ho cercato di studiarle per poterle spiegare. Perché non mi piace fare la figura del somaro. Cioè, non mi piace dare per scontato. Guarda Andrea, guarda come bassa l'acqua, guarda Andrea. Il momento in cui ho sfogato la secondaria, hai visto? Sì. Tant'è vero che prima mentre parlavi invece è arrivata fino a qui. Certo. Si è accumulata tanta energia, per arrivare fino a qui. Sono qui per imparare questo. Cerca di capire come scegliere. Ed è inversamente proporzionale anche al delta P, che sarebbe il fattore personale, cioè a quanto sono bravo a pescare io. O a quanto sei sega a pescare. Sì, o a quanto ne so di questa pesca,